Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast pensato per chi sta iniziando a imparare l'italiano con calma, con gioia e con tanta voglia di fare. Siamo qui per accompagnarvi passo dopo passo, con parole semplici, frasi utili e un'atmosfera accogliente. Ciao a tutti, io sono Alessia e insieme a Giovanni vi guideremo in questa bellissima avventura. Imparare l'italiano, una parola alla volta. Oggi siamo felici di presentarvi una lezione speciale, pensata proprio per voi principianti, livello A1, A2. Esatto. Questa lezione ha un titolo che vi piacerà. Ce la puoi fare. Un tema che parla al cuore, che dà forza, che incoraggia. Perché imparare una nuova lingua non è sempre facile, ma è possibile. E soprattutto, ce la puoi fare. Proprio così. In questa puntata vi mostreremo come usare frasi semplici ma potenti per incoraggiare voi stessi e gli altri. Parole che vi aiuteranno non solo a parlare italiano, ma anche a sentire di più la vostra forza. Ascolterete 2 dialoghi tra Marco, un madrelingua italiano gentile e paziente, e Anna, una persona che sta cominciando a studiare l'italiano, proprio come molti di voi. Sentirete le frasi ripetute lentamente, con chiarezza. Poi le analizzeremo insieme, vi spiegheremo cosa significano e come usarle nella vita di tutti i giorni. E alla fine avrete un ripasso veloce di tutto il vocabolario importante della lezione. Così potrete ascoltare, capire, ripetere e ricordare meglio. Il nostro obiettivo? Farvi sentire più sicuri, più motivati e più vicini alla lingua italiana, perché ogni piccolo passo conta. E ogni volta che ascoltate, parlate, ripetete, state imparando davvero. Quindi rilassatevi, mettetevi comodi e preparatevi a sentire qualcosa di positivo, perché oggi non imparerete solo italiano, imparerete anche a credere in voi stessi. Pronti? Iniziamo insieme. Benvenuti a Italian Pod, lezione per principianti. Ce la puoi fare. Prima di ascoltare il dialogo, diamo un'occhiata ad alcune parole e frasi importanti che sentirete tra poco. Queste parole vi aiuteranno a capire meglio quello che dicono Marco e Anna. Cominciamo con la prima. Ce la puoi fare. È una frase molto comune in italiano. Si usa per dire a qualcuno: puoi farcela, hai la capacità, non arrenderti. Puoi usarla con un amico, con te stesso o con qualcuno che sta imparando qualcosa di nuovo. Poi c'è non preoccuparti. Significa non avere paura, non stressarti. È un modo gentile per tranquillizzare qualcuno. Per esempio, se un amico è nervoso prima di un esame, puoi dirgli non preoccuparti, andrà bene. Un'altra parola utile è pazienza. In italiano si usa spesso con frasi come hai bisogno di un po' di pazienza o la pazienza è importante quando si impara. Non tutto si impara subito e va bene così. Ecco un'altra. Prova. Non significa solo tentativo, ma spesso si usa come verbo. Prova a parlare, prova a ripetere. È un invito gentile a fare qualcosa, anche se non sei sicuro. Poi c'è brava o bravo. Lo sentirete spesso in questa lezione. Si dice per fare i complimenti. Hai fatto bene. Se parli con una donna dici brava. Se parli con un uomo dici bravo. E se parli a un gruppo puoi dire bravi tutti. Infine c'è una frase che vi piacerà. Sto imparando. Semplice, ma potente. Significa I'm learning in inglese. Non devi essere perfetto, devi solo imparare. E dire sto imparando ti dà il permesso di sbagliare e va benissimo così. Ripetiamo insieme velocemente. Ce la puoi fare. Non preoccuparti. Pazienza. Prova. Brava. Bravo. Sto imparando. Ora che conoscete queste parole, siete pronti per il primo dialogo. Ascoltate con attenzione. Marco parla lentamente e con chiarezza. Anna risponde con un po' di timidezza, ma con tanta voglia di imparare. Ciao Anna, come stai oggi? Ciao Marco, un po' nervosa. Oggi devo parlare in italiano e ho paura di sbagliare. Non preoccuparti Anna, va tutto bene.
Sei qui per imparare e questo è già un grande passo. Sì, ma a volte penso che imparare una lingua nuova sia troppo difficile. Lo so, sembra così all'inizio, ma ricorda, ce la puoi fare. Davvero, ogni giorno un piccolo passo. Ce la posso fare? Sì, lo ripeto, ce la posso fare. Brava! Vedi, già suona meglio. E sai cosa aiuta tanto? La pazienza. La pazienza? Sì, ne ho bisogno, ma a volte voglio imparare subito tutto. Capisco. Tutti vogliono imparare in fretta, ma l'italiano, come ogni lingua, richiede tempo e va bene così. Allora devo avere pazienza con me stessa. Esatto. E ogni volta che parli, anche se sbagli, è un successo. Perché stai provando. Sì, provo a parlare, anche se ho paura. E questo è coraggio. Ora prova a dire: sto imparando. Non sono perfetta, ma sto imparando. Sto imparando. Non sono perfetta, ma sto imparando. Bravissima, Anna. Che bella frase. Ti ricordi, la prossima volta che ti senti insicura, puoi ripeterla. Sì, la terrò a mente. Grazie, Marco. Mi sento già un po' meglio. Ne sono felice, perché tu ce la puoi fare. Davvero. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Esatto. E ogni volta che lo dici, ci credi un po' di più. Ora ripetiamo insieme 4 frasi importanti che abbiamo sentito nel dialogo. Frasi semplici ma piene di significato. Frasi che puoi usare ogni giorno, sia per incoraggiare te stesso, sia per aiutare gli altri. Prima frase. Ce la puoi fare. Questa è una delle frasi più belle e potenti in italiano. Si usa per dare forza a qualcuno. Puoi dirlo a un amico prima di un colloquio, a un figlio prima di un compito o a te stesso davanti allo specchio. Ripetiamo, ce la puoi fare. E se parli di te, puoi dire ce la posso fare. Semplice, vero? Ma fa una grande differenza nel cuore. Seconda frase. Non preoccuparti. È un modo gentile per dire tranquillo, non c'è bisogno di stressarsi. Si usa spesso tra amici, tra familiari o quando qualcuno è nervoso. Per esempio, non preoccuparti, abbiamo tempo. Oppure, non preoccuparti, puoi farcela. Attenzione alla pronuncia. Non preoccuparti. Ripetiamo. Non preoccuparti. Terza frase. Sto imparando. Questa frase è speciale perché ti permette di essere onesto senza sentirti in colpa. Non devi essere perfetto, devi solo imparare. Puoi dire «Scusa, sto imparando l'italiano» oppure «Non so ancora tutto, ma sto imparando». È una frase che dà pace e dà anche speranza. Quarta frase. Brava o bravo. Usala ogni volta che qualcuno fa qualcosa di buono. Un errore in meno. Una parola nuova detta bene. Un tentativo coraggioso. Se parli a una donna, brava Anna. Se parli a un uomo, bravo Giovanni. E se parli a più persone, bravi tutti. Puoi anche aggiungere bravissima o bravissimo per dire sei bravissimo davvero. Ora proviamo a usarle in piccole frasi. Immagina che un amico dica «Ho paura di parlare in pubblico». Tu puoi rispondere «Non preoccuparti, ce la puoi fare». Oppure «Bravo per il coraggio, so che stai imparando». Ed è fantastico. E se sei tu ad avere paura? Puoi dirti va bene avere paura, ma ce la posso fare. Sto imparando e va bene così. Queste frasi non cambiano solo le parole, cambiano il modo di sentirti. Tienile a mente, ripetile, usale. Diventeranno parte della tua voce in italiano. Ora vogliamo aiutarti a parlare italiano in modo più fluido, più naturale, come lo parlano i madrelingua ogni giorno. Non si tratta di essere perfetti, ma di suonare un po' più come un vero italiano. Ecco un segreto. I nativi spesso accorciano le frasi, usano espressioni brevi e ripetono parole che danno energia. Non dicono sempre tutto per intero. Per esempio, invece di dire «tu puoi farcela», diranno semplicemente
ce la fai. È più veloce, più diretto e si sente ovunque. Un altro esempio. Invece di dire non devi preoccuparti, molti dicono solo tranquillo o tranquilla. Se parli con un uomo, tranquillo, andrà bene. Se parli con una donna, tranquilla, nessun problema. È informale, amichevole e usatissimo nella vita di tutti i giorni. Poi c'è un piccolo trucco. Aggiungere dai per incoraggiare qualcuno. Per esempio, dai, ce la puoi fare. La parola dai non ha un significato preciso, ma dà forza, entusiasmo. È come dire forza, su, coraggio. Prova a dirlo. Dai, Anna, prova. Suona più vivo, vero? L'energia conta. E quando vuoi dire che qualcosa va bene anche se non è perfetto, puoi usare va bene così. È una frase rassicurante. Per esempio, se qualcuno dice ho sbagliato un verbo, tu puoi rispondere va bene così, ho capito lo stesso. Ti aiuta a creare un'atmosfera calma e positiva. Infine, ascolta come i nativi usano l'entusiasmo nella voce. Non è solo quello che dici, ma come lo dici. Prova a dire ce la puoi fare, con voce forte e sorridente. Poi prova con voce bassa e seria. La prima fa sentire bene, vero? L'energia conta. Quindi, ricapitoliamo. Usa ce la fai invece di ripetere tutta la frase. Scegli tranquillo o tranquilla per un tono più naturale. Aggiungi dai per dare una spinta. Ripeti va bene così per tranquillizzare. E soprattutto parla con sentimento. Il cuore si sente sempre. Queste piccole abitudini ti aiuteranno a suonare più sciolto, più sicuro, più italiano. Non imparare solo le parole, impara anche il ritmo, l'anima della lingua. E ricorda, ogni volta che parli, anche con un solo dai o un tranquilla, stai diventando più naturale. E questo è un grande passo. Ora è il momento di riascoltare il dialogo tra Marco e Anna. Ma questa volta ascolta con uno scopo preciso. Cerca di riconoscere le frasi che abbiamo imparato. Presta attenzione a queste 4 frasi chiave. Ce la puoi fare, non preoccuparti, sto imparando, brava. E se puoi, cerca anche le versioni naturali che abbiamo visto. Tranquilla. Ce la fai. Dai. Va bene così. Ascolta con calma. Non devi capire ogni singola parola. Cerca solo quelle che conosci. Ogni volta che le senti, ripetile ad alta voce. È un ottimo esercizio per la memoria e per la pronuncia. Pronti? Ecco il dialogo. Di nuovo, lentamente e con chiarezza. Ciao Anna, come stai oggi? Ciao Marco, un po' nervosa. Oggi devo parlare in italiano e ho paura di sbagliare. Non preoccuparti, Anna, va tutto bene. Sei qui per imparare e questo è già un grande passo. Sì, ma a volte penso che imparare una lingua nuova sia troppo difficile. Lo so, sembra così all'inizio, ma ricorda, ce la puoi fare. Davvero, ogni giorno un piccolo passo. Ce la posso fare? Sì, lo ripeto, ce la posso fare. Brava! Vedi, già suona meglio. E sai cosa aiuta tanto? La pazienza. La pazienza? Sì, ne ho bisogno, ma a volte voglio imparare subito tutto. Capisco. Tutti vogliono imparare in fretta, ma l'italiano, come ogni lingua, richiede tempo e va bene così. Allora devo avere pazienza con me stessa. Esatto. E ogni volta che parli, anche se sbagli, è un successo, perché stai provando. Provo, sì, provo a parlare, anche se ho paura. E questo è coraggio. Ora prova a dire: sto imparando. Non sono perfetta, ma sto imparando. Sto imparando. Non sono perfetta, ma sto imparando.
Bravissima, Anna! Che bella frase! Ti ricordi, la prossima volta che ti senti insicura, puoi ripeterla. Sì, la terrò a mente. Grazie, Marco. Mi sento già un po' meglio. Ne sono felice, perché tu ce la puoi fare. Davvero. Ce la posso fare! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Esatto! E ogni volta che lo dici, ci credi un po' di più. Com'è stato? Hai riconosciuto le frasi? Forse hai sentito non preoccuparti, oppure brava, o forse sto imparando. E hai notato come ce la puoi fare appare più volte, come un ritornello? È proprio così che funziona in italiano. Le frasi importanti si ripetono, si rafforzano, diventano parte del tuo modo di pensare. Se vuoi, puoi riascoltare ancora. Fallo mentre cammini, mentre fai colazione, mentre guidi. L'importante è ascoltare con attenzione, con cuore aperto. E ogni volta che senti una frase che conosci, sorridi, perché significa che la stai imparando davvero. Ora che hai ascoltato, ripetuto e capito le frasi più importanti, vogliamo dirti una cosa. Sei più forte di quanto pensi. Ogni volta che premi play su questo podcast, ogni volta che ascolti anche solo una parola in italiano, stai facendo qualcosa di importante. Stai investendo su te stesso. E allora non mollare, continua ad ascoltare, continua a parlare, anche se piano. Continua a ripetere ce la posso fare, perché è vero, ce la puoi fare davvero. Se ti è piaciuta questa lezione, condividila con qualcuno che sta imparando l'italiano. Forse anche loro hanno bisogno di sentirsi dire non preoccuparti, ce la puoi fare. E se ancora non lo hai fatto, iscriviti a Italian Pod, così non perderai nessuna nuova lezione e potrai crescere con noi passo dopo passo. Puoi anche mandarci un messaggio. Raccontaci come va il tuo italiano. Qual è la tua frase preferita di oggi? Scrivici: sto imparando. Brava, ce la posso fare. Ci riempirà il cuore leggerlo. Siamo qui per te, ogni settimana, con nuove parole, nuovi dialoghi e sempre tanta energia positiva. Allora continua a credere in te stesso, continua a provare e ricorda, non devi essere perfetto, devi solo continuare. Alla prossima puntata con un nuovo passo verso l'italiano. Un abbraccio forte a tutti voi. Arrivederci da Italian Pod. A presto.